Hello witches! Che bello, sono felice, da una parte sì, da una parte no, perché oggi andrò a liberarmi di tantissimo make-up accumulato negli anni. Il make-up che vedrete oggi è make-up che io mi porto dietro dal 2016. Molta roba ce l'ho dal 2016, siamo al 2024 praticamente, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Aspettate, non mi tornano i conti, in che senso? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anni fa? Ma come sono? 7 sono tanti. Vabbè, lasciamo perdere. Dunque, capite che se roba che ha 7 anni, se non 7 ce ne hanno 5, se non 5 ce ne hanno 4, cioè davvero da tanto tempo che ho queste cose e non ho mai avuto la sbatta di mettermi lì e liberarmene, anche perché alcune cose faccio fatica a dire no e a separarmene, però è arrivato il momento e voglio fare un decluttering insieme a voi. So che siete curiosi, vi piace vedere cosa butta la gente, che cosa c'ha nei mobili, siamo tutti molto curiosi, anche a me piace, vi capisco. E siccome ho tanta roba nuova, tanti prodotti che si meritano di stare nella mia collection e di stare nel mio mobile, ma che purtroppo sono buttati in giro per casa in scatole, in buste della spesa, poverini, è l'ora di dargli una casa e di farli stare in un luogo consono. So già che molti di voi diranno: Dio, ma regalarli a me, oddio ma li butti, quanta roba c'hai. Lo so, la roba che ho è davvero tanta, ma fa parte del mio lavoro, non ci posso fare niente e purtroppo, per fortuna, è così. Però sono felice che molte di queste cose non andranno buttate. Ovviamente le cose più vecchie e usate, che ripeto sono vecchie e molto probabilmente scadute, va da sé che vanno buttate. Le altre cose le darò a mie amiche e altre le darò in beneficenza, ovviamente le cose chiuse e non scadute, cioè come minimo. Le mie amiche invece si beccheranno le cose un po' usate, un po' scadute, però lo sanno, è a loro rischio e pericolo, io l'ho detto, loro le vogliono lo stesso. Mi fa molto piacere fare felice altre persone liberandomi di cose che non voglio più, quindi è una win-win situation, cioè vinco io, vincono loro, siamo tutti felici. È così che dovrebbe andare la vita. Vabbè, non mi voglio dilungare troppo, giusto questa parentesi per essere chiari che la roba non andrà buttata, anche se dico che butto tutto, butto da casa mia, ma andrà a casa di qualcun altro, alcune cose nella pattumiera, però vabbè, è giusto così. Io vi lascio al video e ci vediamo più tardi. Bene, benvenuti nella mia cassettiera. Come vedete anche da sopra è già un casino. Qua dentro ci sono trucchi che mi porto dietro dallo studio, quindi da anni che ho questi trucchi, ed è l'ora di metterla a posto perché non se ne può più. Vedete, io non posso vivere in queste condizioni, devo fare qualcosa, per quanto io non abbia voglia di farlo, perché so già che sarà stressante. Oh mio Dio, che vita difficile. È da fare. Nel primo cassetto dovrebbero esserci i fondotinta, correttori, blush, mentre nel secondo cassetto abbiamo tutte le palette e qua sotto invece ho prodotti labbra. Sì, per la maggior parte prodotti labbra. Prima iniziamo e prima finiamo. Ma ciao, lo so che eri pronto a vedere il mio super mega decluttering, ma purtroppo ti devi beccare la pubblicità. Non è vero, in realtà puoi skippare. Però se non vuoi skippare e rimanere qui, ti parlo dei miei prodotti preferiti di Freshly. Come sapete siamo in periodo Black Friday, quindi tutte le aziende fanno i super scontoni ed è il periodo migliore per fare acquisti perché si risparmia un sacco. E sono qui ad elencarvi i miei 3 prodotti preferiti di Freshly. Se mi conoscete sapete già quali sono, cioè potete immaginare. Numero 1, Layer Radiance Keratin Spray. È uno spray per capelli alla cheratina vegetale e va messo sui capelli bagnati, soprattutto perché li aiuta a districare e funziona, cioè davvero io quando metto questo prodotto sento la differenza, riesco a pettinare i capelli ma subito, con una passata, è magico. La cosa che preferisco forse in assoluto di questo prodotto è che è leggero e non unge i capelli, non li appesantisce. Altro prodotto che conoscerete, ormai sapete che è tra i miei preferiti, è Layer Grow. Questo è un siero che si mette sulla cute tutte le sere in teoria, ma anche se non lo mettete tutte le sere funziona lo stesso e aiuta un sacco a rinforzare i capelli, a farli crescere, rinfoltire. Nei miei video dove parlo di cosa mi ha aiutato a far ricrescere i capelli, lui c'è sempre stato, è una garanzia. Un prodotto secondo me che dovete provare di Freshly se avete problemi di capelli e volete rinfoltirli,
questo qui secondo me è da provare e vedere se su di voi funziona. Ovviamente è tutto molto soggettivo, come tutto, però ho anche amiche che l'hanno usato e si sono innamorate, quindi lui secondo me è il prodotto numero 1. Ed infine arriviamo al mio amato Azelaic. L'Azelaic ultimamente non sto avendo più tanti problemi di brufoli, a parte prima del ciclo, ma quando la mia pelle era davvero disastrata mi ha aiutato un sacco. È perfetto come spot treatment. Se avete un brufoletto che vedete che sta uscendo, lo mettete un pochino sopra e lo fate asciugare, assorbire. Lui fantastico, per me è sinceramente uno dei prodotti migliori contro l'acne. Vi lascio qui il mio codice sconto Martina Damex e in descrizione il link al sito di Freshly. Per questa volta, siccome è il Black Friday, il mio codice sconto ha un valore del 5% che si va a accumulare agli sconti presenti già sul sito, quindi avrete un extra sconto del 5% sui prodotti già scontati. Il mio compito qui è finito e vi lascio al decluttering. Fondotinta, allora questi sono nuovi, quindi va da sé che me li tengo. Questi correttori sono davvero vecchissimi e sono usati, quindi non posso darli ad altre persone, anche perché hanno lo scovolino, quindi non è igienico. Sono aperti da anni. BB cream di Nabla, molto bella, ma ce l'ho aperta da un botto di tempo, davvero tantissimo, e siccome ho altri prodotti che mi piacciono di più la do via. Questi prodotti qui di Astra invece sono perfetti per una mia amica che fa la make up artist, quindi possono servire a lei, li metto da parte per lei. Questa la tengo, una delle poche cose. Queste di Mesauda le avrò usate forse qualche volta, non mi fa impazzire come prodotto, ma questo è abbastanza nuovo e posso tranquillamente regalarlo a qualcuno. Ah, questi sono correttori di Fenty, questi sono nuovi, sono ancora intonsi, nuovissimi. Questi qua vanno regalati a qualcuno. Illuminante di Catrice, questo non ho mai usato aperto, non ricordo. No, ok, questo posso tranquillamente regalarlo a qualcuno. Passiamo agli altri prodotti, stessa cosa per questo fondotinta. Questi li regalerò perché sono nuovi. Anche questa CC Cream di It Cosmetics, fondotinta di Fenty Beauty, nuovo, come nuovo. Anche questi li darò via a qualcuno perché ho prodotti che preferisco. Tutti questi fondotinta qui BB Cream sono, ahimè, davvero davvero vecchi, sono aperti da anni e a malincuore li devo buttare. È una delle mie BB Cream preferite in assoluto e non so da quanto tempo sia qua abbandonata, ma ne ho altre nuove, aperte da poco, e questa qui non so nemmeno da quanto tempo sia aperta, quindi addio. Ora in qua ho spostato tutte le polveri e qui anche ci sarà una strage perché queste polveri, la maggior parte di loro sono vecchissime. Questo cos'è? Ah, queste sono delle gocce per migliorare l'incarnato. È una protezione solare in gocce SPF 50. Questo non è male, non ho mai avuto l'occasione di provarlo. Questo lo tengo, anche perché Miyamo è un ottimo brand. Mi impegnerò a provarlo in futuro. Uda, molto bella questa palette, ma ha fatto davvero la storia della mia vita. Ce l'ho da un sacco di tempo, però è davvero davvero vecchia, è messa abbastanza maluccio. Però se qualcuno interessato delle mie amiche l'avrà certamente. La palette di Mulac usata ma manco una volta, questa qua è praticamente nuova, ma come colori non fanno per me, quindi troverà un'altra famiglia. Illuminanti blush di Nabla, davvero fantastici, io li ho strausati alcuni di questi. Questo è intonso, mai toccato, anche questi via. Illuminante di Kiko che ha dei disegni sopra troppo carini e stra particolare, era la collezione mi sembra italiana, avevo fatto un video YouTube, tanto io gli illuminanti non li uso più e ne terrò davvero pochissimi. Ricordo questo qui di Wycon e questo è troppo bello, cioè questo è da tenere, guardate che roba, swatchato, ma è praticamente la parola olografico sotto forma di polvere. È un prodotto troppo speciale per darlo via, questo rimane con me. Illuminanti Mesauda, bellissimi, davvero sono belli come illuminanti, alcuni li ho
usati, altri invece sono per pelle scura. Come ho detto, via, illuminanti, adieu. Queste palettine di Astra hanno fatto la storia e ce le ho davvero da un sacco di tempo, molto carine soprattutto per il prezzo, costano pochissimo, però basta, hanno fatto il loro lavoro. Altri illuminanti di Mesauda. Mesauda è top per quanto riguarda gli illuminanti. Cioè, Mesauda, vedete, tantissimi illuminanti, tutti meravigliosi e bellissimi, però mi spiace. Raga, non mi piacciono più gli illuminanti. Illuminante Essence nuovo, mai nemmeno swatchato. Questo è della collezione delle mermaid, delle sirene. Carino, nuovo, però no. Palette di Nabla, fighissima. Davvero bello anche il packaging. Sono un pochino combattuta perché ho anche queste di Lime Crime. Queste raga sono storiche, queste mi viene male a darle via. Le highlight di Lime Crime, queste qua io mi riportano indietro al 2016-17, erano troppo belle perché erano iridescenti, poi avevano questi colori particolari. Non so se mi sento di darle via, sono troppo dei ricordi. Queste mi sa che le tengo, non perché le uso, perché non le tocco da anni ormai, però ci sono affezionata. So che Marie Kondo non sarebbe d'accordo con questo, non posso darle via. Cioè, forse nel prossimo decluttering. Ovviamente i Basic Marble di Basic Gaia, vi pare che li do via? Cioè, questa è storia del make-up italiano, non li butterò mai, cioè io li ho visti nascere, li ho visti crescere. Gli illuminanti di Juno di Cleo Thoms, molto molto carini, soprattutto il packaging mi piaceva un botto quando è uscito. Questo è quello scuro e per forza di cose mai usato. Questo è quello chiaro, anche questo mai usato, forse perché è troppo chiaro, e siccome non li ho mai usati li regalerò a qualcuno che sicuramente ne farà buon uso. Palette di illuminanti di Revolution, non sono un granché, queste ne faccio volentieri a meno. Glow Garden di Astra è ridotta un po' malino, è stata usata parecchio ed è tanto vecchia, quindi questa mi sa che è più per venire buttata che regalata. Qui abbiamo dei prodotti mai usati, un bronzer di NYX, una cipria di neve, questa, no, questa di Erikyoba sì, l'ho usata e anche i pallini sopra, è sporca, questa è da buttare purtroppo, è davvero da un botto che ce l'ho e non mi sento di darla a nessuno, cioè questo se qualcuno la usa si prende qualche malattia. Gli ultimi illuminanti Fenty, mi viene male a buttarli, soprattutto questi due perché sono super iconici. Questa era un'edizione speciale e metallo fuso, non è un illuminante, è spettacolare, e questo qui dà l'effetto proprio Edward Cullen, è un brillantinato sottile, trasparente, questo è bellissimo, non so se rende in video, effetto Edward Cullen che vai al sole e brilli tutta. Lo tengo, è troppo bello. E anche questo, cioè questo, guardate che a parte che è anche morbidino, argento puro, tu lo swatchi, è un illuminante che non è davvero difficile da mettere, un illuminante così per tutti i giorni, però è bello anche il pack. Questi due li tengo, mentre questo posso farne a meno tranquillamente, colori ma così. Alla fine ci ho pensato e questa la do via. Adesso abbiamo molti bronzer. Ormai non faccio manco più il contouring, capite? Ormai metto solo blush e basta, e dopo il fondotinta non metto né illuminante né bronzer, quindi tutti sti bronzer che io qui di Mesauda non me ne faccio proprio niente, per forza di cose li do a qualcuno. Bronzer nuovissimo di The Balm, Essence un pochino più usato, Astra anche un pochino, anche questi qua di Nabla sono un pochino usati, chi li vorrà se li prenderà. Blush molto carino di Mesauda, ma mai usato, quindi via. Ciprie, ah no, questo è un blush di It Cosmetics, via. Queste sono ciprie in polvere libera, vecchie come il cucco, che non so nemmeno cosa sia il cucco, ma si dice. Queste assolutamente addio, cioè bye bye. Fondotinta solido di Too Faced, questo l'ho usato parecchio, se n'è andata via anche un po' la scritta, però ha fatto il suo e addio. Cipria di Kiko, usata pochissime volte, però anche questa è vecchissima e quindi addio. Poi abbiamo anche capelli qua sotto, madonna, qua è da pulire anche. Non so perché questi ombretti liquidi di Mesauda bellissimi che io adoro sono qua sotto, questi non li do a nessuno perché io ho una dipendenza dagli ombretti liquidi e
li tengo tutti. E abbiamo finito per la parte fondotinta e roba viso, prodotti viso. Ho fatto una grossa pulizia qui perché i prodotti che ho tenuto stanno tutti in questo cestino. Bravissima Martina, sono fiera di te, ma non avevo dubbi. Passiamo oltre, andiamo avanti. Siamo arrivati al cassetto dei prodotti occhi e delle palette. Tante di quelle palette di Lime Crime che per me sono iconiche. Come faccio a buttarle? Cioè, questa è la storia del mio lavoro sui social. Io ho iniziato con queste palette qui. C'è la Venus, è l'inizio della mia carriera sui social. Uno dei primi brand, forse il primo brand che mi ha mandato prodotti è stato proprio Lime Crime, e queste palette, anche se non le uso, sono ricordi, quindi purtroppo non mi sento di buttarle. Poi la Venus XL, quanto sono belle. Questa un po' meno, però carina. Mi è sempre piaciuta un sacco questa palette perché ha colori particolari e comunque è una palette diversa dalle altre. Cioè qua Lime Crime faceva proprio robe un pochino più innovative. Questa, la Venus XL, è proprio meravigliosa, l'adoravo, bellissima. Questa, la Sun Kiss, forse questa posso farne a meno perché è una palette viso, colori che non mi hanno mai fatto impazzire, quindi questa può andare via secondo me. Non ne sono proprio affezionata, non sono affezionata a questa palette. Mentre queste, mi spiace, ma non posso, cioè non posso darle via. Come faccio a darle via? Sono proprio, le apro e vedo ricordi su ricordi. Magari un giorno varranno qualcosa. Io illusa. Stesso ragionamento per le Iconic, queste qua fatte insieme a Cosmify, è un progetto bellissimo, sono troppo carine. Cioè, pensare che comunque io insieme ad altri sono dietro queste palette, cioè non posso buttarle. Queste, quando sarò vecchia un giorno, ai miei nipoti le farò vedere e dirò: ma lo sai tua zia che cosa ha fatto quando era giovane? Allora probabilmente non gliene fregherà niente. E stessa cosa per Iconica. Non so quante ne ho ancora, forse 2, una non aperta e una aperta, e anche lei è iconica, appunto, c'è un nome, una garanzia, è bellissima, la amo, le voglio proprio bene. Ve l'ho detto raga, questa è la parte più difficile per me, sarà dura liberarmi di tante cose. Palette di Neve Cosmetics, una palette mi sembra ispirata agli anime, penso di non averla mai usata. Sì, è ispirata al Giappone, molto molto carina, ma davvero posso tranquillamente farne a meno se non l'ho usata fino ad adesso. Palette di Valfrè, carina, niente di che, il packaging è molto originale, ma ha fatto il suo. Che palette è questa? Vediamo. Sicuramente farà felice qualche mia amica. Oh, Intonsa, forse usata una volta, ma neanche. Bene, c'è anche la custodia, quindi un perfetto regalo per qualcuno. Neve Cosmetics, questa palette, non mi ricordo se l'avevo composta io o se era così, via. Oddio, la Tartelette, questa, una palette iconica, cioè guardate qua, questa strausata, strausata, e lei anche mi riporta indietro ai miei inizi, a quando ho iniziato questo lavoro. Una delle mie prime palette che amavo, ma che colori sono? Cioè io adesso una palette così non la guarderei manco, ma sono tutti opachi poi, ma tutto bene. Mi fa ridere come cambiano i gusti. Questa per le memories, oddio non riesco a separarmi da una palette di opachi, però è iconica. Non so, la lascio qua, ci penso, vedo quanta roba, vedo con quante palette faccio questo ragionamento e a un certo punto arriverò a una scrematura finale. Meat Matte Schmacker di The Balm, carina, ma no, è una cipria di Richioba strausata, direi che ora vada nel cestino. Ecco, ora un altro dilemma, perché le palette di Nabla sono tra le mie preferite. La Dreamy 2 è bellissima, ho usata fin troppo poco, ma non la darò mai via. Le Cutie Palette, queste hanno dei glitter, degli ombretti metallizzati glitterati top, anche se molte non sono colori nelle mie corde, magari hanno solo un ombretto che mi piace. Questa, la Wildberry Alchemy 2.0, che è bellissimo, non vanno da nessuna parte queste palette. Poi Nabla è uno dei miei brand make up preferiti, la Soul Blooming, me l'ero comprata io, cioè non ero nella PR list di Nabla, l'avevo comprata io perché guardate che meraviglia. Mentre questo di Game of Thrones, che io rubai a mia sorella anni e anni fa, alla fine è mai usata. È bellissimo perché ha un pack
Cioè io non ho mai guardato un episodio di Game of Thrones, ma ho voluto questa palette lo stesso e spero di trovare un fan a sto punto a cui darla, perché io non l'ho usata una volta da quando ce l'ho. Scandalosa, sono scandalosa, rubo le cose a mia sorella e poi manco le uso. Collezione di Essence per Disney, blush bello della regina, ma non tra i miei preferiti, quindi questo lo do via. La palette di Scar penso sia bellissima, ma non l'ho mai usata, cavolo. E anche questa della regina, bellissima, anch'essa mai usata. Ripeto, belle queste palette, ma io usando poco ombretti, palette così ultimamente mi sento di darle via. Cioè mi sembra di giocare a un gioco di sopravvivenza quando faccio questi discorsi. Io poi ho iniziato da qua in mezzo, ma qua ci sono altre palette. Rainbow Splash, bella, molto colorata, ma ha fatto il suo. Secondo me può far felice qualcun altro. Ecco, qui un altro dilemma. Collaborazione di Urban Decay con Basquiat. Questa è Occhi. E come faccio a darle via? Cioè, questi sono pezzi unici. Hanno anche dietro lo spazio per appenderle come quadri. Come fai a buttarle? Vedete perché è difficile? Cioè, io odio fare decluttering delle palette. Non è giusto, ma perché sono così? Sempre Lime Crime. Questo è un Polly Pocket. Palese, ispirato ai Polly Pocket. Non ricordo i colori. Non sono niente di che. Questo è bello il pack, ma cosa me ne faccio di questo pack? Tanto i Polly Pocket veri ce li ho ancora, quindi preferisco i Polly Pocket veri a questa palette. Via. Devo essere più severa con le scelte. La Ultimate di NYX, perfetta palette invernale, bellissima, usata forse una volta. Sono sicura di avere altre palette con ombretti simili, quindi via. Palette di The Balm ce le ho da un sacco, mai usate. Sono belle perché sono tutte ecologiche, perché è tutto cartone e solo le cialde sono dentro l'alluminio dove c'è l'ombretto, però comunque sono colori troppo semplici, naturali, che io non uso. Nuove raga, mai toccate. The Balm and the Beautiful. The Balm and the Beautiful è beautiful, perché in inglese non è Beautiful, la serie che in Italia adoriamo tanto, in inglese è The Bold and the Beautiful, e quindi è ispirata a quella serie, cioè non lo sapevo, che scasso. Comunque via. Palette viso di Kat Von D Beauty, ancora quando c'era Kat Von D, bella, carina, mi piace questo effetto tipo pelle finta e poi è ricamata. Penso che questo sicuramente, non penso, questo arriva dal PR package che mi aveva inviato Kat Von D Beauty. Ritorniamo sempre agli inizi del mio lavoro, quindi raga, questa roba risale al 2016-17, pensa quanto è vecchia e mi fa male a darla via. Mi spiace, ma devo essere più forte e dir di no. Palettina di Astra, molto basic, molto easy, questa qua via. Huda Beauty Emerald Obsession, bella, la tengo solo perché non so se ho altri verdi così. Lottie London, carina, ma non ne ho bisogno. Mini palette perfette da viaggio di Revolution, molto carine, però passo. Anche questa carina, ma ogni volta dico ah, me le porto, e poi alla fine non me le sono mai portate. La palette I Heart Revolution Mermaid Heart, è impossibile per me buttarla perché io ho fatto da modella per questa campagna, andai a Londra con Revolution ed ero la Mermaid. Nonostante non sia niente di che come palette, come qualità, però mi ricorderà per sempre quel viaggio bellissimo e quella esperienza da modella a Londra. Cioè andai da sola a Londra e andai in giro per Londra da sola per la prima volta. Era stato bellissimo, mi aveva fatto crescere moltissimo come persona questa esperienza. Non posso buttarla. Non posso buttarla, e anche questa racconterò ai miei nipoti questa storia quando avrò questa palette tra le mani a 80-90 anni. Ah, questa di Clio Makeup l'ho usata parecchio. Sono colori che non mi emozionano più di tanto perché sono colori caldi, e penso che una mia amica, cioè so già chi darla, sarebbe molto più felice di usarla e di darle nuova vita. Palettina di Sien, questo ci feci un video YouTube, molto simpatica, ma non è niente di che, posso vivere benissimo senza. Palette di Cosmify Unity, questa era una collab con degli influencer internazionali, molto carina, ma posso tranquillamente farne a meno. Palette di Juno, molto bella questa palette, però anche qui ho altre palette che preferisco, e tanto questa non la uso da un sacco di tempo, a malincuore
la do via. La Glitters Eve, anch'io avevo fatto parte a questa palette, alla creazione di questa palette, è molto carina, non la uso mai, però questa come iconica non posso darla via. Male, già qua sto dando via troppa poca roba rispetto a prima. Ombrettini di We Makeup in questa mini palettina, molto carino, non so, lo tengo o no? Sono belli come colori, però questa tanto è minuscola, non fa tanto spazio, non occupa tanto spazio, posso tenerla. Andiamo avanti, la MILF di Mulac. Ma questa mi sa che non l'ho mai usata, forse una volta. Molto molto bella, bellissima. Penso che la darò via perché non avendola mai usata fino ad oggi non penso che la userò a breve. La darò a qualcuno che sicuramente l'apprezzerà più di me. Palette Obsession, sempre del brand Revolution. Bella ma colori visti e rivisti, via. Palette di Astra, mi è piaciuta un sacco, non sembra ma l'ho usata davvero tanto. È vecchia, è davvero vecchissima. Se non la vuole qualcuno penso che la butterò. Queste di Mulac sono iconiche, cavolo. Sono proprio storiche queste qua di Mulac, non posso, cioè non le uso mai, le usavo tantissimo all'epoca, però qua non sto buttando niente. Penso che mi devo sacrificare e darle via. Alla fine sono colori, questi ancora, ma questi sono troppo caldi e io tanto non li uso. Li regalerò, dai, questi le regalo a qualcuno. Palettina We Makeup con ombretti, questi qua era componibile, l'ho composta io. Carina, manca un ombretto, ne ho davvero tante palette e mi sa che anche questa passo. Mia Cosmetics, molto particolare, mai usata, il giallo usato, qua vedo che è toccato, però via. Piterac, colori caldi, non fanno per me, via. Red Valentine di Mesauda, molto carina, rovinata qua, non so cosa l'ho attaccata, via. Di Dose of Colors, rubata a mia sorella, colori che chiaramente per me non vanno bene, questi sono perfetti per un autunno, so già a chi darla, ma poi l'avrò usata una volta, ma neanche. Oddio, questa palette di Melt Cosmetics, la Smoke Sessions, purtroppo mi arrivò rotta perché pensavano ci fosse chissà cosa in questa palette. Sì, è utilizzabile, però è sempre stata così, l'avevo usata davvero pochissime volte appunto per questo problema. Trovo sia una palette bellissima, secondo me è ora di abbandonarla e di separarmene. La Soft Glam di Anastasia, la comprai per un video YouTube, non è tra le mie palette preferite, me ne libero tranquillamente. Questa è di Wycon, la Rose Maniac, ispirata alle palette di Huda, bella. Anche questa qui, la Hottitude, bella, bellissima, però anche qui posso liberarmene tranquillamente. Dai, sono brava, mi sto dimezzando la quantità. Golden Era di Astra, me ne separo. Milani, anche questa mi sa, sì, molto... questa l'avrò rubata anche questa mia sorella. Ha degli ombretti oggettivamente fighissimi, non ne ho bisogno. Astra, bellissima palette, davvero complimenti Astra sia per il packaging che per gli ombretti, non ne ho bisogno. Palettina di Essence, carina, colori che io purtroppo non uso, già non uso gli ombretti, questi sono proprio ombretti lontani da me, quindi addio. La Mercury Retrograde di Huda Beauty, è impossibile abbandonarla, liberarmene, è bellissima questa palette, anzi dovrei usare gli shimmer. Questa secondo me è la palette di Huda Beauty più bella che sia mai uscita, questa la tengo. Abbiamo un'altra palette di Lime Crime, questa non la vendono più, era proprio per celebrare l'anniversario di Lime Crime e questa era una delle prime palette che avevano creato. La tengo giusto perché è colorata e perché è Lime Crime ovviamente. Palettina di Essence Cool Nude Edition, carina, io amo i grigi nel make up, però via. Sorceress, non so mai pronunciare questa parola, va da sé che è impossibile da buttare. È bellissima, abbiamo grigi, abbiamo fucsia, abbiamo verdi, tutti colori molto freddi che per me sono top. L'ho usata fin troppo poco, cioè non l'ho usata troppo poco, però avrei potuto usarla di più perché è davvero bella. Poi guardate il packaging, cioè dai, ma che packaging è perfetto per me. Urla Martina, palette di Carmi, la Mom Magic Eyes, l'ho vista nascere, packaging bellissimo, ovviamente la tengo. C'è bisogno di dirlo per la Liberty Palette di Basic Gaia, cioè quanto è bella. L'ho usata fin troppo poco purtroppo questa palette, perché quando era uscita ero in Corea, poi mi sono persa, è meravigliosa. Poi come è fatta, bellissima. Palette cinese, di un brand cinese, Zesea si chiama, l'avrò usata una volta in un video, c'è dentro ai glitter che si muovono. Come le fanno i cinesi le palette nessuno.
Sì, l'ho usata una volta, bellissima, non posso darla via. Non la userò mai, probabilmente, ma è troppo bella. Gingerbread di Too Faced, extra spicy e spice. Mai usata questa è nuova. Questa anche, mai usate, perché onestamente non sono colori che vanno bene per me, troppo caldi. Addio, me ne devo separare. Ora arriviamo in un altro tasto dolente, perché abbiamo tutte le palette di Urban Decay. Queste sono storiche, queste palette hanno fatto il mondo del make-up, non tanto queste più nuove, ma queste vecchie. C'è la Naked 2, dov'è la 1? La Naked di Urban Decay è la prima palette di chiunque, che poi io dico, ma che colori sono così spenti, grigini? Che ridere, e invece era la palette, wow, super innovativa. Poi abbiamo la 2, sempre grigina, così, con degli shimmer, ma che sono proprio deboli, non so niente di che. Eppure all'epoca erano le palette migliori che avessimo mai visto al mondo. La Naked 3 già è più carina, più rosini, però gli shimmer, cioè, sono proprio delicati, cioè è trasparente questo shimmer. Mi spiace darle via perché sono appunto la storia del make-up. Poi con gli anni si sono ripresi, sono dovuti stare un po' al passo coi tempi e hanno fatto la Naked Cherry, carina. Anche questa l'ho usata molto. Forse la Naked Reloaded, una delle ultime, in tessuto morbido tipo raso. Come colori non male, già iniziano a migliorare gli shimmer. La Naked Honey, forse una delle più belle. La Naked Ultraviolet è la mia preferita. Finalmente abbiamo degli shimmer decenti. Forse questo è quello più wow, bella. E queste non le uso mai, ma come faccio a buttarle? Sono troppo storiche. Non penso, le darò via. La Different 2 di Mulac, bella palette, ma sono colori che a me non fanno impazzire, quindi addio. Morphe, che palette ho di Morphe? Ah, non male, usata forse una volta per un video, via. Palette nude di The Balm, se sempre colorini così delicatini, no, non fanno per me. Questa di We Makeup, bella, è comoda per mettere tutte le cialde, ma è scomoda perché essendo gigante non te la puoi portare da nessuna parte e ha davvero troppi colori, e sono colori che posso avere in altre palette, quindi questa anche va via. Questa non sto manco ad aprirla, una palette di Revolution, qualità non male, ma ho palette migliori e posso farne a meno. Lunar Beauty, questa qua anche me l'ero comprata io, la palette di Manny Mua che io adoravo al tempo, bella, non ne ho bisogno. Altra palette cinese, collaborazione con il British Museum, bella, molto particolare, a differenza dell'altra questa posso farne a meno. Infine abbiamo la palette di Norvina, la amo, cioè per me è bellissima, però ora che la vedo sono colori molto caldi, penso che sia arrivato il momento di separarmi da questa palette, e gli shimmer non sono niente di che. Quindi mi sa che è arrivato il momento di separarmi dalla Norvina. Sono sorpresa anch'io, palette. Addio. Ora ho tutto questo spazio vuoto, direi che sono stata molto brava, brava Martina. Ed eccoci arrivati all'ultimo cassetto. Anche qui abbiamo un bel po' di roba. Allora, iniziamo dalle cose che tengo sicuramente, ovvero i rossetti di Kaleidos. Questi sono ancora nuovi, ancora non aperti. Kaleidos è un brand cinese che a me piace tantissimo. Non sono rossetti effetto pieno, rimangono molto delicati e sono colori che solitamente a me stanno bene. Devo metterli, cioè ultimamente faccio sempre la stessa combo labbra, ma questi mi piacciono davvero tanto anche come formula, quindi li tengo. Ora, qui invece c'è tanta roba da far smammare. Un Liquid Love di Clio, mi piacevano un sacco quando usavo rossetti liquidi, ora non li uso più i rossetti liquidi secchi così. Bello il colore, ma lo regalerò a qualcuno. Bellissimi, come ho detto, rossetti liquidi, raga, andranno tutti via. Le mie labbra non li sopportano proprio più, cioè non sono io, ma sono proprio le mie labbra che si rifiutano. Rossetti in stick di Mulac, vediamo il colore. Anche i rossetti in stick, a meno che non siano idratanti,
idratanti o tipo dei balm non li metto più, questi sono opachi, questi via. Rossetti di Kat Von D, questo perché bianco lo tengo perché mi può servire magari per un make up particolare tipo Halloween, non lo so, un cosplay, io che faccio chissà quanti cosplay, però interessante. Rossetti liquidi di Mesauda, via. Rossetti in stick sempre di Kat Von D, colori un pochino particolari, li do via. Il Lip Blaze di Lime Crime non li ho mai usati, sono dei gloss marroncini, non sono colori che vanno bene per me. Potter's Clay, davvero iconico di Mulak, molto molto bello come colore, aranciato. Non li metto più questi colori purtroppo. Rossetti in stick di Fenty, nuovi, mai toccati, possono tranquillamente andare da un altro padrone. Anche questi rossetti liquidi di... che marca è? Ah, Mia Makeup. Ma sbaglio, sto brand non si sente tanto, troveranno famiglie. Io Makeup Coco Love, ma questo è un burro cacao. Ah, di questo colore qui. Sono contenta di far felice qualcuno regalandolo. Avevo comprato la collezione di Friends per Revolution all'epoca, tanto tempo fa. Non ho mai fatto il video, non l'ho mai usata. Li regalo, mai usati, comprati per niente, per essere regalati nel 2023. I Lip Toy di Mulak, questi mi piacciono, sono dei balm tipo burro cacao, molto idratanti e molto delicati, sono proprio, danno proprio una leggera tinta alle labbra, molto belli, questi li tengo. E qui ho dovuto velocizzare, se no questo video sarebbe durato 2 ore, ma praticamente che cosa ho fatto? Mi sono liberata della maggior parte dei prodotti che vedete, perché sono quasi tutti, 90%, rossetti che io ho aperto tempo fa, rimasti lì, che tanto non uso. Ho tenuto giusto qualcosina, ad esempio 2 rossetti liquidi di Fenty Beauty, non perché li userò, ma più che altro per ricordo, perché il loro packaging è davvero troppo bello. In mezzo a questa marmaglia ci sono anche tantissimi rossetti che non ho mai aperto e mai usato, che sicuramente regalerò alle mie amiche. In questa fase del decluttering devo ammettere che sono stata proprio brutale, ma questo perché tanto io rossetti così ne uso davvero poco e non me ne faccio davvero niente di tutti questi rossetti. Beh dai, direi che è un successo, guardate quanta roba in meno c'è, è rimasta giusto qualcosina, ma sono fiera di me, sono stata brava, più brava che con le palette, meno male. Buonasera. Mi sembra di fare... Allora, c'è un botto di roba. Iniziamo dalle cose che secondo me ti possono piacere. Ad esempio queste palette di Too Faced Gingerbread sono brand new. Eccoci di nuovo qui, spero non si senta il bambino dei vicini che urla come un pazzo. Sarà caduto, chi lo sa. Come avete visto mi sono liberata di molta roba, sono fiera di me, non è stato facile, lo ammetto, soprattutto le palette sono il mio punto debole, faccio fatica a separarmene, soprattutto quelle di Urban Decay, nonostante non mi piacciono e non le userò probabilmente mai più. Ma io ho anche un po' una mentalità da commerciante, perché secondo me tra qualche anno, cioè tipo tra 50 anni, quelle palette potranno valere qualcosa e quindi me le tengo lì. Sono usate, quel è il problema, varranno meno, però chi lo sa. Oltretutto una mia amica mi ha già si è voluta subito a accaparrare più cose possibili e a me fa molto piacere darle della roba perché lei è make up artist, quindi tante cose le servono proprio per lavoro, e le polveri onestamente, anche se sono usate, basta grattarle un po' via, spruzzare l'alcol e voilà. Non so di quanti chili di roba mi sarò sbarazzata, avrei potuto far di meglio? Assolutamente sì, e molto probabilmente adesso che andrò a riempire i buchi che ho lasciato con tutte le cose sparse per la casa mi verrà di nuovo male, perché dirò allora non ho fatto niente, ma va bene così, è il prezzo da pagare per questa vita da content creator che faccio. Non ho intenzione di prendere altri mobili dove mettere i trucchi. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato di vostro interesse. Mi spiace davvero tanto per quelle riprese venute un po' male. Il video è finito, mi raccomando, stay positive and be kind. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua!